Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, pesci, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di giugno 2022. Wow, il mondo. Amici dei pesci, qualche cosa sta per cambiare. Il mondo parla sempre di quello che sono cambi veloci, sono cambi in meglio comunque, sono cambi che servono per migliorare la vostra vita. Si parla di chiusura di cicli e inizio di cicli nuovi. Per qualcuno potrebbe anche fare riferimento a quello che è uno spostamento, un trasferimento, un movimento di tipo fisico, ok? Per molti versi parla anche di quello che è il bambino interiore, ma andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare ascendente e segno lunare. E in descrizione trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo con un 8 di spade al contrario, un 5 di bastoni al contrario e un 6 di bastoni al contrario. Allora, qui credo che qualcuno con questa carta del mondo abbia la possibilità di rivedere tutto quello che erano i condizionamenti mentali. L'8 di spade normalmente fa riferimento a quei pensieri limitanti, autoboicottanti che facciamo e qui, essendo girato al contrario, sento che per certi versi si stanno lasciando indietro determinati condizionamenti mentali, determinati pensieri, determinati anche lotte, se vogliamo, che potrebbero essere interiori piuttosto che dei bisticci, ok? C'è qualche cosa qui che sta per essere lasciato indietro con la carta del mondo. Abbiamo anche un 6 di bastoni e qui non è una carta proprio felice, nel senso che è girata al contrario. Io credo che qualcuno qui abbia questo senso di sconfitta, no? Dopo con i mini tarocchi andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta. Andiamo avanti, vediamo che cosa vi danno. Il mago, il 9 di coppe. Quindi io qui credo che davvero sia solo questione di capire che cosa voi volete. Perché la carta del mago parla proprio di qualcuno che è in grado di manifestare la propria realtà, è in grado di plasmare quelle che sono le risorse in proprio possesso per creare la propria realtà, ma è quello che non vi riesce in questo momento ed è per quello che io credo che ci sia questo 6 di bastoni che vi dà questa sensazione di fallimento, perché poi in realtà avete un 9 di coppe. Il 9 di coppe parla di un appagamento quasi a 360 gradi, è un appagamento di tipo emotivo, parla anche di una sorta di zona di comfort, quindi di qualcuno che comunque sta bene lì dov'è perché ha tutto quello di cui ha bisogno. Abbiamo poi la carta della torre e la carta del giudizio. Oh mamma, amici dei pesci, è vero, il mondo arriva, ma arriva attraverso un taglio brusco, attraverso una brusca caduta dell'ego o di qualche tipo di certezza. La torre porta proprio una rottura di qualche certezza e grazie a questa torre si finisce con la carta del giudizio, quindi con quello che è un risveglio, una presa di coscienza, una presa di consapevolezza, ok? Il giudizio, anche lui come carta, anche lei come carta, parla di rinascita e fa riferimento a qualche energia del passato anche, quindi adesso andiamo a vedere poi con i mini tarocchi. Spiegatemi l'8 di spade al contrario, per piacere, grazie. Allora abbiamo la stella, un 8 di coppe e il 2 di coppe. Io credo che qui qualcuno si sia allontanato dal desiderio di avere una relazione con qualcuno, perché la stella mi parla proprio di sogni, di desiderio, ma qui abbiamo un 8 di coppe,
Quindi qui qualcuno si è allontanato da questo desiderio, si è allontanato da questo sogno. O potrebbe essere che qualcuno si è allontanato dal proprio sogno per rientrare, per stare all'interno della coppia, anche se non lo sento così per molti. È più un prendere distanza da quello che erano i propri desideri, i propri sogni. Andiamo a vedere il 5 di bastoni, al contrario. È volata la carta della morte, la recupero un secondo. Allora, la morte al contrario e l'asso di spade. Qui c'è qualcuno che ha voglia di tagliare qualche cosa, ragazzi. Perché comunque l'asso di spade fa riferimento alla chiarezza mentale e proprio al fatto che si debba tagliare qualche tipo di pensiero. Vi ricordo che il 5 di bastoni fa riferimento a a dei conflitti di poco conto, comunque sono conflitti che si potrebbero evitare, ok? Però ci sono e qui c'è voglia di dire basta a questi conflitti, non mi interessa più, ho voglia di tagliare con questo tipo di atteggiamento che mi logora e basta, ma la morte è al contrario. Quindi è come se qui ci fosse qualcuno che fa difficoltà o non sa bene come effettuare i tagli. Andiamo a vedere il 6 di bastoni, un 6 di spade. E un 5 di bastoni, che è la stessa energia che avevate qui. Quindi anche qui c'è il bisogno di allontanarsi da qualche cosa, da qualche credenza. Io credo che il nodo sia qui. Era girata al contrario, ma adesso ve la giro così solo per farvela vedere, perché comunque sono due carte di spade. Qui c'è qualche cosa che vi attanaglia, c'è qualche cosa che vi fa sentire in gabbia e avendo il 6 di spade io credo che siano semplicemente delle vostre credenze limitanti, perché comunque l'8 di spade parla di gabbie mentali, non sono gabbie fisiche, non siete realmente bloccati, è un blocco che vi state autocreando per delle vostre credenze limitanti ed è da lì che nasce questo senso di non compimento, di fallimento per qualcuno. Andiamo a vedere la carta del mago. No, queste sono troppe. Due carte per piacere, grazie. Il re di spade e l'asso di pentacoli. Io credo che qui la questione sia di iniziare qualche cosa di nuovo, ma avete la carta del mondo, quindi o sì qualche cosa inizia. Il mago è un arcano numero 1, quindi parla di inizi, e anche l'asso di denari parla di inizi, parla di nuovi percorsi, un nuovo cammino di vita, ma manca, io credo qui, la determinazione, oppure questo re di spade per qualcuno potrebbe rappresentare una persona intorno a voi, un padre, il partner, un fratello, una persona che comunque per certi versi vi sta un po' ostacolando, vi sta un po' impedendo di andare per la vostra strada. Andiamo avanti con questo 9 di coppe. 4 4 di bastoni e la torre, ragazzi. Qui c'è qualche cosa a livello di unione, a livello di stabilità, che cambierà. Per molte persone è la casa, perché avete il mondo mi parla di trasferimento, quindi per molte persone la torre c'è 2 volte, quindi qualche crollo di qualche sicurezza c'è sicuramente. Può essere un crollo dell'ego, può essere il crollo della sicurezza, della vostra unione, anche se poi guardate che in realtà comunque avete un 9 di coppe che parla comunque di quello che è un appagamento nella situazione in cui state, ma c'è qualche cosa qui che deve crollare. Con questa torre c'è, andiamo a vedere la torre. C'è qualche cosa che deve essere ridimensionato. 5 di pentacoli al contrario. Il fante di
coppe e il Papa. E il 5 di pentacoli, quando è al contrario così, soprattutto visto che c'è la torre, mi potrebbe parlare di qualche tipo di codipendenza affettiva. Qui c'è qualche cosa che si è rotto. Potrebbe essere un legame ufficiale, potrebbe essere che qui qualcuno si è accorto. Guardate, per qualcuno non è neanche la rottura del legame, è la rottura della stabilità finanziaria. Cioè è come se il legame continuasse, ma ci fossero dei problemi a livello monetario che creano comunque dei problemi nel quotidiano. Per altri invece si tratta veramente ehm, di far crollare l'illusione della famiglia felice, della coppia felice. Perché poi qui comunque abbiamo una delusione, abbiamo il fante di coppe che molte volte parla di qualcuno che viene a farvi delle scuse e poi abbiamo il Papa. Il Papa è la carta del riconoscimento, quindi può anche darsi che qualcuno qui si renda conto di non essersi comportato proprio bene e di conseguenza venga a farvi delle scuse. Andiamo a vedere il giudizio. 3 di coppe e 10 di pentacoli. Io credo che qui... Allora, il 3 di coppe per qualcuno, io credo che qui la faccenda sia scoprire una terza persona all'interno della relazione. Non è per molti, perché comunque io qui vedo che c'è un 10 di pentacoli, quindi per molte persone questo giudizio fa riferimento al fatto del: "Okay, ho una bellissima famiglia composta di amici, sono 2 carte di anche il 10 di denari molte volte parla di contratto, parla di matrimonio. Vi ricordo che comunque qui c'era anche un papa e qui il 3 di coppe parla di celebrazione, di festa. C'è una rinascita. Io credo che questo mondo si senta alla fine della lettura con questo nuovo tipo di unione, anche se per qualcuno questo 3 di coppe potrebbe rappresentare una terza persona all'interno della relazione. Ok, andiamo a vedere qualche carta in più per i single, dopodiché vedrò qualche carta in più per le persone che sono in una relazione stabile e ci sarà anche poi un terzo gruppo che comprenderà le persone che sono in una relazione a distanza, in separazione o in una relazione clandestina, ok? Andiamo a vedere qualche carta in più per gli amici single. 5 di spade al contrario. 2 di coppe. Era già uscito qui. La carta degli amanti, io quasi quasi mi fermerei qua. Amici dei single. Ancora una carta, per piacere, grazie. Ragazzi, per voi il mondo cambia decisamente le carte in tavola. Qui si parla della fine di qualche tipo di pensiero, di qualche tipo di preoccupazione e si va verso quello che è un'unione. Il 2 di coppe ce l'avevate già anche qui. Un amore corrisposto, un amore ricambiato, l'espansione. Attenzione perché il sole per qualcuno, soprattutto avendo anche il mondo, può parlare di bambini. Quindi, cari amici single, se siete ancora se siete single non lo sarete ancora per molto, io credo. Perché comunque ci sono tutti i presupposti perché le cose cambiano e per qualcuno questo papa e questa festa, questo risveglio può proprio parlare di quest'unione. Guardate, la torre è semplicemente, io non la vedo così catastrofica in questa lettura realmente, perché comunque la carta che regge la stesa è il mondo. È un po' come se ci fosse un ridimensionamento. Non la sento, ripeto, così distruttiva, anche perché poi dopo avete la carta del giudizio. Quindi sì, è vero, qualche cosa si distrugge, perché per costruire bisogna prima distruggere, però appunto sento che non è proprio così drammatica.
Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione da diverso tempo, quindi andiamo a vedere che cosa vi posso dire in più, che messaggio vi posso dare. Per le persone che sono in una relazione, ancora una, ok. Il mago, il 2 di pentacoli al contrario, un'altra volta il papa al contrario. Il papa no, c'era solo qua dritto. E il re di pentacoli. Allora, io qui credo che ci sia qualcuno che stia cercando di manifestare qualche tipo di cambiamento, qualche tipo di ufficializzazione, mi verrebbe da dire, con il papa, qualche tipo di passo in avanti. Però guardate, vi dico, il due di pentacoli è al contrario, quindi sicuro che si parla della fine di un ciclo, può anche essere la fine di un ciclo karmico, visto che avete il mondo, e si parla anche della fine dell'instabilità, perché il 2 di pentacoli al dritto parla di alti e bassi, anche a livello finanziario, ed avendolo al contrario io sento che qui cambia il panorama e che quindi si va verso quello che è la stabilità finanziaria. Vi ricordo che comunque avevate un 10 di denari, che parla anche di una famiglia felice, di un equilibrio in famiglia, ok? E anche se magari le cose non arrivano a quello che è il passo successivo, perché comunque il Papa è ancora al contrario, sento che c'è una sorta di presa di potere personale, c'è una sorta di stabilità comunque in quello che è la vostra relazione. È vero, potrebbero esserci degli screzi, potrebbe esserci qualche cosa che è necessario tagliare, ok? Perché comunque gli alti e bassi c'erano o comunque sono nell'aria, magari si stanno risolvendo, però questi alti e bassi economici ci sono. E poi soprattutto il Papa al contrario mi dà da pensare che ci sia qualcosa che non è ufficiale, qualcosa che non è ancora riconosciuto. Può anche essere semplicemente che gli altri non sappiano ancora della vostra relazione, può anche semplicemente essere questo. Però avete un re di pentacoli alla fine e mi fa ben pensare, perché il re di pentacoli parla di un'energia di generosità, di disponibilità, quindi sento che comunque c'è una sorta di affiatamento tra voi due. E poi avete il mago, quindi sento che qui qualcuno sta cercando di iniziare qualche cosa di nuovo all'interno della relazione, e lo vedo anche qui da questo asso di denari, ma credo che prima ci sia da fare un lavoro sull'ego, ok? Da parte di entrambe. Andiamo a vedere per il terzo gruppo, abbiamo un fante di coppe, un 6 di pentacoli al contrario, un 5 di coppe, la morte al contrario e il 4 di spade al contrario. Allora, qui non sento che ci sia un equilibrio. Credo che uno dei due si aspetti delle scuse dall'altro. Il fante di coppe è uscito anche qui, Quindi credo proprio che qualcuno si stia aspettando delle scuse da parte di qualcun altro, perché comunque le cose, avendo questo 6 di pentacoli al contrario, non sono proprio in equilibrio. C'è una sorta di pentimento, c'è la volontà di chiudere qualche cosa. Con queste tre carte sento che qui qualcuno si è stufato fondamentalmente di star male. Ed è per quello che c'è la carta del giudizio alla fine della lettura e quello che è lo stare bene con gli amici, perché qui comunque avete la morte al contrario e ce l'avevate anche qui, Quindi quello che vi dico è che c'è qualche cosa che dovrebbe cambiare ma che non cambia, qualche cosa che dovrebbe rinascere, e qui il 4 di spade mi parla del vostro bisogno di star bene, del vostro bisogno di rigenerarvi, di guarire fondamentalmente. Avete la carta del giudizio, quindi siete sulla buona strada, ma qui c'è bisogno di lasciarsi indietro qualche cosa. La morte deve essere girata al dritto. Dovete lasciare indietro quelle che erano le aspettative, magari le credenze limitanti di cui si sta parlando qui, o semplicemente questo 6 di spade potrebbe rappresentare le vostre convinzioni, quello che voi vi aspettate dall'altro, indipendentemente dal fatto che sia A, B o C. L'altro deve fare così. Poi se è Giovanni, se è Luca, che magari a Luca non piace fare quella roba lì, ma voi ve lo aspettate lo stesso. Cioè, bisogna un attimino capire la persona che avete davanti, se rispecchia quello che voi vi aspettate, o seppure
oppure la persona magari proprio non ha quel tipo di indole e quindi quella cosa che voi vi aspettate non ve la darà mai. Quindi sono anche quelle da valutare. Bene, andiamo a vedere con gli arcangeli, con gli angeli del cuore, qualche messaggio in più. Io intanto ci tengo davvero a ringraziare tutte le persone che mi stanno aiutando con il canale, che stanno sostenendo attraverso i like, attraverso i commenti, le condivisioni, anche le email e le iscrizioni, quindi grazie. Wow, dai una possibilità alla tua relazione, lavora sulla coppia. Guardate, io qui ho tante carte comunque di coppia felice e serena, ma bisogna lavorare, bisogna lasciare indietro questi conflitti e queste credenze limitanti. Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!